Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Fox e allora in questo video, come letto dal titolo, andremo a parlare di celle 18650. Voglio rispondere a una domanda che è stata fatta nel gruppo Facebook. Se non lo sai, esiste un gruppo su Facebook chiamato 18650 Powerwall Italia. È un gruppo nato qualche anno fa che raccoglie appassionati, inventori, diciamo interessati a questa tecnologia, quella delle celle lidio, dell'accumulo, della customizzazione, del fai da te sulle celle lidio. E allora il ragazzo cosa scriveva? Scriveva questo: che differenza c'è tra una cella 2600 mAh da 10 A e una cella 2600 mAh da 30 A? Ok, perciò abbiamo questo quesito che dice qual è la differenza sostanziale tra due celle di uguale capacità, ovviamente, ed è una domanda molto intelligente, perché dice: se io ho una cella, anzi ho due celle, questa è da 2006, questa è anche da 2006, ma questa mi costa di più. Perché mi costa di più? Perché una è da 10 A come corrente massima di uscita, e poi c'è l'altra è da 30 A massimi di uscita. Ampere, ragazzi, diversifichiamo: ampere ora è una cosa, ampere è un'altra. Ampere ora è la capacità che ha la cella di accumulare energia. Più ampere ora ci sono, più è grande la quantità di energia immagazzinabile. Gli ampere sono un altro dato tecnico da datasheet importante che ci indica la corrente di uscita di quella cella, cioè quella cella quanta corrente può andare a generare, far uscire, ecco, da se stessa. In questo caso una è da 10 A, una è da 30 A, uguale capacità, perciò o usi una o usi l'altra, la capacità finale del pacco batteria è sempre quella. Cosa varierà? Cosa cambierà? Quando si usa, ovviamente, ragazzi, c'è la differenza, attenzione, sono uguali solo in capacità, però cambia nel concreto la corrente di uscita. Ma ora andiamo al sodo, al nocciolo. Qual è la differenza delle due celle quando si usa una, quando si usa l'altra? Allora, come già qualcuno di voi è arrivato sicuramente col cervello, la cella con 10 A è quella più economica, ovviamente. La cella da 30 A è quella più cara. Perfetto. Quando si usano le celle da 10 A, per esempio 2006 10 A, si possono utilizzare per andare a creare pacchi batterie che hanno un compito, diciamo, sempliciotto, che possa essere una luce, fare un pacco batteria per dei LED, fare un pacco batteria per degli utilizzatori che non hanno necessità di grosse potenze, ecco, non richiedono grosse potenze, grossi assorbimenti, grossi picchi istantanei, come diciamo possono essere i motori delle auto, delle moto, degli scooter, eccetera eccetera. Per automotive solitamente si utilizzano celle con correnti più alte. Perché? Perché se ho un pacco batterie, mettiamo il caso 12 volt, perciò sono 3 celle in serie. 3 celle in serie che mi danno 12,6 volt come voltaggio, 2600 mAh come capacità del pacco batterie e 10 A come corrente massima delle celle. Di conseguenza io devo mettere una BMS che non deve obbligatoriamente andare oltre i 15 A, mettiamo caso, perché già la cella sta nei 10 A di corrente di uscita. Io quel pacco batterie lo utilizzo per alimentare una lampada LED sempliciotta a 12 volt e tutto funziona.
Quello stesso pacco batterie, se io voglio andare a connettere un motore elettrico 12 volt che ha un assorbimento che può anche andare oltre i 15 ampere, 10 ampere, che cosa succede? E allora, nella migliore delle ipotesi tutto funziona, però il motore non ha la spinta che vorrebbe. Nella peggiore delle ipotesi si ferma tutto, le celle si sottoscaricano, perché ovviamente viene richiesta una quantità over di corrente, la BMS se non è dimensionata bene si spegne perché va in protezione. Tutto questo si risolve utilizzando le celle da 30 ampere. Una cella da 30 ampere vuol dire che se fai V per I ti dà un wattaggio di uscita molto più alto, quello che non è la cella da 10 ampere. Perciò, detto questo, le celle con pochi ampere di uscita vanno utilizzati nei casi in cui servono, diciamo, picchi di corrente non tanto alti, perché poi ovviamente tu sai che parallelando le celle le correnti crescono. Cioè, se io ho 3S 2P utilizzando celle da 10 ampere, il pacco batterie può andare a emettere 20 ampere, perché sono 10 più 10. Ok? Perfetto. Nel caso del 30 ampere sono 60 ampere, perciò io ho raddoppiato la corrente del mio pacco batterie, e se devo andare ad alimentare un carico, un motore per esempio, che ha un assorbimento di 50 ampere, utilizzando le celle da 30 ampere con due paralleli ci riesco e ci vado senza problemi. Ovviamente devo dimensionare bene la BMS. Se invece utilizzo celle da 10 ampere per alimentare quello stesso motore, me ne servono tantissime in parallelo. Perciò, come vedi, varia anche in questo, perché quello che una cella da 30 ampere ti dà, te ne danno 3 di quelle da 10, cioè 3 da 10 contro una da 30, perché la capacità è sempre quella. Nel caso in cui paralleli quelle da 10, è vero che ti aumenta la corrente di uscita, però è anche vero che ti aumenta l'ampere ora, perciò da 2006 sei andato oltre 2006 più 2006 più 2006. Dico, è un po' un casino. Un altro uso delle celle, diciamo, con alti amperaggi è nelle sigarette elettroniche. Infatti le sigarette elettroniche come funzionano? Hanno delle resistenze che riscaldano il liquido. Queste resistenze, ragazzi, hanno correnti di funzionamento altissime. Partiamo, non lo so, dai 25, 30, 40 ampere, la più scarsotta. Poi ci sono quelli che vanno anche a modificare, cambiano le resistenze, ne mettono più performanti e aumentano ancora di più le correnti necessarie per il funzionamento. In una sigaretta elettronica, ragazzi, c'è una sola cella, 18650. Quella sola cella deve andare ad alimentare in maniera corretta quella resistenza a quella potenza programmata dal computerino. E infatti lì vengono richieste e utilizzate per la maggiore celle 18650 con alta corrente, perché se non fosse stata una cella ad alta corrente vai a metterne una a bassa corrente e non funziona per come deve funzionare. Cioè la resistenza, forse, perché la resistenza cosa fa, ragazzi? Mette in cortocircuito positivo e negativo. Mettendola in cortocircuito con bassa corrente, forse neanche riscalda il liquido, perché non arriva a quella temperatura che con una 30 ampere potrebbe arrivare. Questa per esempio è una normalissima LG. Questa non ricordo quale sia la corrente di spunto, però ve la scrivo sotto. Poi ci sono le VTC sono, diciamo, le più utilizzate in sigarette elettroniche perché hanno delle correnti alte.
Ci sono anche delle marche cinesi che ora stanno andando a concretizzare qualcosa, farla un po' più, diciamo, qualitativamente meglio, e stanno anche puntando nel settore, diciamo, delle batterie. Io in questo momento sto ricaricando il pacco batterie per la scooter elettrico. Era un pacco batterie, diciamo, non funzionante, però lo sto rigenerando se riesco. In questo momento sono alla ricarica del secondo parallelo, poi andremo avanti, andremo avanti, andremo avanti. Vediamo se alla fine riuscirò a farlo funzionare. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Iscriviti al canale, metti un mi piace, commenta. Se vuoi iscriviti anche al gruppo su Facebook, cercalo, ti faremo entrare e potrai parlare, discutere con tutti gli altri membri del gruppo. Ti ricordo inoltre i fascicoli, ora te li mostro veloce veloce veloce. Eccoli qua. Questi ragazzi sono i fascicoli, come sai trovi su Amazon i fascicoli pacco batterie 6S. Questi sono fascicoli tecnici dove troverai tutte le informazioni su come andare a creare un pacco batterie 6S, questo nello specifico, quali componenti utilizzare, quale schema elettrico, step per la costruzione, test e uso batteria, consigli tecnici specifici, nozioni base, quali connettori da innesto. Poi in base al diciamo titolo dell'opuscolo troverai più, infatti in questo caso nel 7S è previsto lista celle 18650 commerciali, che sono queste qui, sono una lista di tutte le celle commerciali. Ci sono le Samsung, ci sono le Sony, ci sono le Sanyo, le LG, la cella 18650 che cos'è, come è formata, come andarla ecco a catalogarla, perché ovviamente chi fa questo hobby le deve anche catalogare. Questo perciò abbiamo detto che è l'opuscolo, il fascicolo 7S, questo è il 6S, questo è il 7S in inglese, questo è il fascicolo per gli impianti fotovoltaici ad isola, cioè come andare a creare un impianto fotovoltaico a isola, e questo è l'ultimo arrivato in ordine diciamo temporale, i fusibili in DC a C. Questo fascicolo ti spiega per filo e per segno cos'è un fusibile, quali modelli, modelli di potenza, media potenza, bassa potenza, in vetro, in plastica, come riconoscerli, tante info racchiuse in questi piccoli fascicoletti. Li puoi collezionare, li trovi su Amazon, sono spedizione gratuita tutti, e niente, in 3-4 giorni con Prime ti arrivano a casa. Niente ragazzi, per questo video è tutto, ciao e al prossimo.